Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Finalmente ci siamo. Dopo il video di presentazione cominciamo a smontare la nostra Inferno Neo 3.0 e andiamo quindi ad analizzarla blocco per blocco esattamente come abbiamo fatto per la MP9 TKI4 V2 RTR. Pronti ragazzi, rimane l'atto conclusivo per questa macchina. Quindi installiamo gli ammortizzatori. Vi ripeto, qua avete questo fissaggio a Uniball con gli ammortizzatori di plastica. Nel caso che cambierete, seguirete il mio consiglio e metterete gli ammortizzatori da competizione, vi serviranno anche i supporti appositi per gli ammortizzatori da competizione e non si chiuderanno più nella parte superiore con una vite come in questo caso, ma si chiuderanno con un dado di 3 autobloccante, che è una soluzione sicuramente migliore e che usano praticamente il 99,999% delle macchine da competizione da buggy di tutti i marchi, praticamente, non soltanto Kyosho. Non stringete tutto, tornate sempre mezzo giro indietro per privilegiare la scorrevolezza. Andiamo a mettere le gomme. Allora, guardate, vi faccio vedere quello di cui vi ho parlato durante i video. Allora, con questa posizione, al di là del fatto che gli ammortizzatori sono morbidissimi per un utilizzo in pista, ma ad ogni modo, e la macchina è troppo alta oltretutto, quindi la macchina è altissima per utilizzarla in una pista da buggy. Questa è più vista per diciamo un qualcosa di amatoriale nei piazzali o comunque in un prato, quindi se dovrete andare in pista la modifica, vi sto per dire, sarà migliore. Vedete che quando io vado con il telaio totalmente a terra, la ruota non sale di niente, cioè è bloccato, l'ammortizzatore è già a pacco. Quindi cosa vi consiglio? Vi consiglio di andare subito a sostituire il foro da questo a questo e poi successivamente andrete a fare l'altezza con le ghiere degli ammortizzatori. Nel caso invece del posteriore non ci sono problemi, perché vedete che anche in questa posizione gli ammortizzatori vengano su entrambi, guardate la ruota. Quindi il mio consiglio è quello di andare a modificare il punto d'ancoraggio con quello superiore. Ripeto, a livello di setup non c'è tanto da dire, perché sicuramente la macchina sentirà le modifiche, perché è ovvio, è una questione di dinamica, quindi di angoli, cioè come funzionano su una macchina da competizione funzioneranno qua, ma a parer mio non sarà molto redditizio lavorare su questo tipo di materiale, quindi potrete cominciare a lavorare sul setup una volta che, in modo diciamo redditizio, quindi sul setup ci potete lavorare anche da subito, ovviamente sentirete le differenze, ma quando vorrete andare veramente ad affinare in profondità, chiaramente dopo aver fatto un po' di modifiche, prima fra tutti gli ammortizzatori che sono veramente vincolanti, e riempito differenziali in modo corretto e con gli ingranaggi, allora a quel punto si potrà andare a toccare i primi parametri
parametri della macchina per, diciamo, cominciare a capire le differenze e come reagisce alle varie modifiche di setup. La scocca è veramente bella, anche qua io vi metto una parte del video di quella della Kyosho MP9 TKI4 V2 RTR che avevo fatto in modo approfondito. Comunque, per semplificare, avete le asolature qua e lo stondamento di tutti gli angoli vivi che ci sono nella macchina. Cosa ci serve per fare la scocca? Ci serve il Dremel, le punte del Dremel e il modo in cui rinforzarla. Perché rinforzarla? Perché voi sapete che queste scocche sono verniciate da dentro. In questo caso, su queste dell'RTR c'è una pellicola che è un po' più forse solida della vernice normale, ma ciò non toglie che comunque vada rinforzata. In che modo la rinforziamo? La rinforziamo con un nastro, anche questo vi lascio il link in descrizione, è una mia produzione, quindi un articolo a catalogo FT Tech, e è un nastro che apparentemente vi potrà sembrare quello da idraulici, ma vi assicuro che non c'entra veramente niente. Perché non c'entra niente? Primo, per come riesce a seguire le forme, perché questo nastro riesce a seguire le forme della scocca anche in punti più angusti in una maniera impressionante. Secondo, perché questo nastro ha una telatura. Voi mi direte, ok, ma tantissimi nastri hanno la telatura. Sì, ok, questo però ce l'ha in fibra di vetro, quindi oltre ad essere finissimo, e adesso non vi posso dimostrare ma lo sentirete da soli quando ce l'avrete in mano, è in realtà anche molto resistente per via della telatura in fibra di vetro. Quindi partiamo. Trucchetto che vi do. Allora, innanzitutto, cosa bisogna rinforzare? Bisogna rinforzare tutte le parti a contatto con qualcosa. Quindi la parte della marmitta, la parte sopra la marmitta, la parte che sta a contatto con la bandella, la parte che sta a contatto con il filtro e le due parti che stanno a contatto con le colonnine, perché qui chiaramente ci sarà tanto sfregamento. Quindi qual è il consiglio che vi do? Il consiglio che vi do è quello di procurarvi un fono da capelli, del quale io chiaramente sono un assiduo utilizzatore, perché ho sempre i capelli lunghi e annoia. E lo accendete, ve lo dico prima di accenderlo, lo accendete alla minima velocità ma al massimo calore possibile. Prendete la misura, ok, gli date un po' di abbondanza e andate a tagliare. Guardate con che facilità questo nastro segue le linee della scocca.
perché ripeto non è, e pensate, ripeto, che non è solo alluminio, ma c'è anche la fibra di vetro. Ok, la parte in eccesso la rimuoviamo con il cutter. Perfetto, scaldatina. E via via dovrete andare in questo modo a coprire tutta la scocca, cioè tutte le parti dove siamo a rischio di eventuali rotture o bruciature o che qualcosa tocchi. Quindi accelererò l'immagine e ve la farò vedere tutta finita. Ecco fatto. Come vedete il rotolo ne è avanzato praticamente più di mezzo, sono 2,5 metri e adesso avremo la nostra scocca rinforzata. Cosa rimane da fare? Rimane da allargare con il Dremel in 3 punti, qua, qua, e addrizzare questo. Perché vi dico questo? Perché la macchinina funziona meglio e non avete intralci nei braccetti. Così è anche più bella, oltretutto. Comunque poi si allarga qua e si allarga il serbatoio.
Ok, molto più bello, e soprattutto se un domani li fornirete con la pistola vi passerà. E ultima cosa da fare, a parte rifilare, ultima cosa da fare, cambio fresino, importantissima questa, e andare ad alesare le colonnine. Una, e due. Questo perché? Perché la scocca sia libera di muoversi in questa maniera e durante i salti e le botte più pesanti che le farete prendere, lei sarà sempre pronta a non crettarsi e quindi a resistere. Ultima rifilata. Ricordatevi, non l'ho allargato il foro, l'ho soltanto allungato. Ecco fatto. Una sciacquatina. Installiamola. Ed eccola qua, la nostra Kyosho Inferno Neo 3.0.